uno dei siti archeologici più vasti e importanti del Corno d'Africa, lungo 15 e largo 2,5 km. Attualmente inserito nella Tentative List dell'UNESCO e scavato solamente per il 10% della sua estensione. Benvenuti al plateau di Coaito, un enorme museo a cielo aperto a più di 2500 metri di altitudine. Qui ci sono vari siti di grande importanza e oggi ve li mostrerò tutti. Preparatevi perché faremo il pieno di storia. Oltre a questo arriveremo in due cittadine sperdute, una molto autentica, l'altra costruita dagli italiani, dove avremo modo di esplorare dei posti non toccati dal turismo. E non mancherà la Valle dei Sicomori, un luogo con alberi millenari. Prima di incominciare abbiamo percorso la lunga strada da Asmara e io vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi per non perdervi tutti i miei prossimi video. Buona visione! Ok, dopo 4 ore di macchina siamo arrivati nel punto. Adesso abbiamo mezz'oretta di cammino per vedere i primi siti. Si tratta di incisioni geroglifiche. Questo sito archeologico ha reperti di varie epoche. Qui ci sono anche le montagne più alte del paese, con il monte Ambosoira, che è il suo punto più alto, di circa 3000 metri. Paesaggi veramente molto belli, molto verdi perché qui piove abbastanza spesso. Ci sono muretti a secco, un sacco di fichi d'India, quindi bisogna stare attenti. E ha iniziato a piovere, per fortuna poco, speriamo che non peggiori la situazione. Là lontane non si vedono, però ci sono delle scimmie, si vede qualcosa che si muove. La guida ci ha detto anche che ci sono delle iene, è una zona molto molto frequentata dalle iene. Questi sono i geroglifici, hanno più o meno 6000 anni, quindi periodo pre-Axumita. Non si è sicuri al 100% delle popolazioni che vivevano qua, perché diciamo che non sono state trovate necropoli in queste aree. La grotta conserva arte rupestre in ocra e bianco, raffigurante giraffe, antilopi e iene. Primo stop che diciamo nulla di straordinario, sono cose che ho già visto e i geroglifici qui non sono molti. Ovviamente è notevole pensare che siano così vecchi e conservati anche abbastanza bene. Poi risaliamo verso il nostro mezzo per la prossima tappa. Il sito più importante qui è il tempio di Mariam Uakiro. Queste 4 colonne si pensa facessero parte di una chiesa di base rettangolare 14 x 25 metri. Coaito era una città nata nel periodo pre-Axumita, circa a metà tra Axum e il porto di Adulis. Se rispolverate il libro di storia in soffitta, sono sicuro che questi nomi dicano qualcosa. La guida ci ha fatto vedere che sotto queste colonne, in questi dintorni, c'è molto altro, perché c'è un suono di vuoto. Queste zone sono state scoperte e sono visibili al momento 37 colonne. Poi stop per vedere la vista. Chi mi conosce un minimo sa che sono fortemente innamorato della natura e la pioggia non può fermare questa passione. Qua dovrebbe esserci un panorama molto bello che si vede solo in parte. Porca bellissimo, quello che si vede è bellissimo. Panino con formaggio e mortadella locali e poi riprendiamo la marcia. Mentre continua a piovere
sentite i tuoni e bisogna stare attenti perché le rocce sono scivolose. Siamo arrivati alla cosiddetta tomba egizia, scoperta nel 1894. È una camera funeraria sotterranea interamente scavata nell'arenaria. Ci sono incisioni di croci a forma di fiore e questa dovrebbe essere una testimonianza dei complessi scambi religiosi e culturali dell'epoca. Mentre questo è l'ultimo sito di quest'area, è la diga pre-Aksumita. È stata costruita con grandi blocchi rettangolari, 77 per 16 metri, e appunto, sebbene sia nota come diga, alcuni archeologi tedeschi ritengono potesse trattarsi di una grande cisterna per l'approvvigionamento idrico della città. In questa zona vive l'etnia Sao, che rappresenta circa il 5% della popolazione totale. Sono apicoltori, infatti il miele più buono viene da qui, e questa diga al giorno d'oggi viene ovviamente utilizzata dagli abitanti del posto per lavarsi, per lavare i vestiti e cose del genere. Siamo arrivati nella nostra stanza a Decay, molto semplice. Questo è fatto di mattone e ci sono queste per mosche e zanzare. Penso più mosche che zanzare. Qua vista. Oggi ci concediamo un giro per la cittadina. Non c'è molto da dire su queste zone, se non che l'hotel non ha acqua calda e wifi. Come già detto negli episodi precedenti, wifi è l'unico modo per connettersi a internet, ma poche strutture lo hanno ed è sempre molto lento. Pur non essendoci punti imperdibili ad ADK, ha degli angoli carini, dai. Riusciamo anche a farci aprire una chiesa e vedere la casa delle suore, con il giardino, e ci hanno anche offerto tè e dolcetti. Non essendoci molto da fare, torniamo anche presto all'hotel, finché decine e decine di bambini incuriositi non ci inseguono. Eccolo, guardalo lì! Buongiorno con un'altra splendida giornata in Eritrea. Una cosa che volevo farvi vedere, il bagno di questo fantastico hotel. Queste appunto sono le camere. Per fortuna non ci sono state zanzare. Lavandino che funziona, doccia, lavandino, ovviamente funziona solo l'acqua fredda, saponetta che probabilmente qua dall'anteguerra, il bellissimo water con l'acqua che non va, quindi per tirare l'acqua tra virgolette bisogna usare questo catino che è pieno d'acqua, quindi attira tantissime zanzare, e il problema è che spesso non si riesce a buttare giù tutto, i bisogni grossi non si riescono a buttare giù e quindi spesso si trovano i bisognoni delle persone precedenti. Non bellissimo. Lasciamo la cittadina di ADK in direzione Asmara, però facciamo un paio di fermate lungo il percorso. Bello vedere anche un po' di vita quotidiana della campagna. Ci siamo fermati nella valle dei Sicomori e questo
è l'albero più grande in questa valle. Si pensa che potrebbe avere circa 1 migliaio di anni, quindi ha protetto e visto decine di generazioni. Poi ci fermiamo in un laboratorio di tessitura che si trova accanto a una scuola. Anche questo posto è gestito da suore. C'è anche la parte della scuola molto divertente perché tutti i bambini ci chiamano China perché qua in questa zona, in tutta l'Eritrea, ci sono tanti cinesi per lavoro. La questione Cina è abbastanza delicata, specialmente nel settore minerario. Per esempio, la miniera d'oro più grande del paese è gestita da una compagnia cinese che usa manodopera locale, ma gli accordi prevedono il 60% dei profitti destinati alla Cina e il 40% allo Stato eritreo. Siamo arrivati a Décamerai, che è una città totalmente costruita dagli italiani. Ex cinema. La città venne costruita come stazione, punto di stop per gli italiani che dovevano spostarsi da Asmara verso il sud nel periodo della guerra contro l'Etiopia. Questa è l'ex casa del fascio, mentre là davanti abbiamo la cattedrale. I bambini qui curiosissimi perché non arrivano mai turisti. Comunque, a proposito di cattedrale, c'è una cosa che mi dà molto fastidio. Lungo le strade la maggior parte delle case sono spesso fatte da sassi, lamiere e materiali di fortuna. Ma se c'è una cosa che non manca mai sono le chiese enormi. Se solo i soldi per costruire queste chiese fossero stati destinati alle popolazioni locali, starebbero tutti meglio. Questo è il bar nella città coloniale, molto bello, stile riconoscibile, qua dove esserci la cucina, bello. Questa roccia è stata incisa quando è stata fatta questa strada che porta ad Asmara, da quella c'è Asmara. E con i ciclisti che probabilmente arriveranno alla capitale, io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 18, per l'ultimo episodio del Paese.